volta sballato il pad, collegare la presa della corrente e con il tasto qui accendere la macchina. Una volta avviato, il pad entrerà nella schermata principale. Tramite il selettore è possibile spegnere qualsiasi processo, avviare la sanitizzazione e avviare la sanificazione attiva. Per entrare nel menu avanzato bisogna utilizzare il touchscreen. Nella schermata iniziale, tramite il selettore rotella, è possibile andare a selezionare le diverse funzioni. Premendo la rotella si entra all'interno della singola funzione e si avvia. Una volta entrati nella funzione di sanificazione è possibile, sempre tramite la rotella, andare a selezionare la velocità del ventilatore. Premendo un'altra volta si entra nella regolazione della velocità, quindi si può rallentare la velocità del ventilatore. Per spegnere la funzione si può tornare indietro e premere sul pulsante di off. Per avviare la sanitizzazione, andare con la rotella sull'apposita icona, premere. Qui viene richiesto il tempo di attesa all'avvio del processo di sanitizzazione. Premere una seconda volta e ruotare la rotella per impostare i minuti all'avvio della sanitizzazione. Premendo una seconda volta il processo viene avviato. Terminato il countdown, il compressore inizierà la fase di spruzzamento del liquido. Per interrompere il processo è sufficiente premere nuovamente la rotella. È possibile accedere alle impostazioni o selezionare il locale premendo sul touchscreen la scritta in basso. 10 locali verranno registrati dall'utente per poter spostare il pad comodamente da un locale all'altro e aver salvato le impostazioni. Per la modifica di un singolo locale è sufficiente premere sulla rotella in alto a destra, dove si entra nel menu che permette la personalizzazione dei locali. Sarà personalizzabile il nome, il volume della stanza, la tipologia di sanitizzazione e è possibile selezionare una programmazione settimanale premendo sull'orologio grigio. Qui sono selezionabili i giorni nei quali far funzionare il pad, ad esempio il lunedì alle ore 00. I giorni selezionati si illumineranno di giallo. Tornando indietro, l'orologio si è colorato di giallo per darci conferma che la programmazione settimanale è avvenuta con successo. Infatti, tornando alla pagina principale, un orologio ci indicherà quando è programmata la prossima sanitizzazione, in questo caso il lunedì alle ore 00. Nel menu impostazioni è possibile personalizzare il locale con volume e nome. Per scorrere tra un locale e l'altro è sufficiente utilizzare le freccine in basso, quindi si passerà dal locale 1 al locale 10. I tasti in alto sono per tornare al menu precedente, per fare il cambio della lingua, quindi la bandierina indicherà la lingua impostata in questo momento. È possibile scaricare il report, ripristinare la tanica di serbatoio e aggiornare la data e ora. Nello specifico vediamo ogni singolo sottomenu. Per aggiornare la data e ora, premere sul calendario in alto a destra e inserire il giorno, il mese, l'anno e l'ora corrente. La data attualmente impostata si vede in alto. Una volta cliccato il tasto ripristina potremmo andare a verificare che la data sia stata selezionata correttamente. Le freccine in alto a sinistra sono per tornare al menu precedente. Per ripristinare il serbatoio del liquido, premere il tasto a forma di tanica. Verrà visualizzata la quantità di liquido attualmente nel serbatoio. Bisogna indicare il nome del prodotto, il lotto e la capacità della tanica che viene inserita. Premendo il tasto ripristina, il serbatoio verrà ripristinato. Una scritta di conferma confermerà l'avvenuto ripristino. Una volta inserita l'apposita chiavetta USB, è possibile entrare nel menu dei report per scaricare i report effettuati dalla macchina. In particolare è possibile scaricare i report salvati dalla macchina nel mese corrente o tutti i report impostati sulla macchina. La macchina salva fino a 500 report prima di iniziare a sovrascriverli. Ci sono due tipologie di report, un report mensile nel quale vengono registrate tutte le attività della macchina e un report per ogni intervento di sanitizzazione che indicherà se il processo è andato a buon fine, in quale locale è stato effettuato e tutte le informazioni relative alla sanitizzazione effettuata. Nella schermata principale, in alto a destra, un triangolo rosso o giallo indicherà la presenza di un allarme. Premendo sul tasto allarme è possibile andare a visualizzare l'allarme in corso e l'elenco degli allarmi presenti. Se l'allarme è ripristinabile,
A destra è presente il tasto di ripristino. Ci sono due tipologie di allarme: un allarme rosso che implica un non funzionamento completo della macchina e un allarme giallo che indica un warning, quindi è richiesto l'intervento dell'operatore ma la macchina può continuare a funzionare. In questo caso il sistema ci dice che è necessario inserire il serbatoio di sanitizzante. Per fare questo, ruotare leggermente la macchina e aprire lo sportello dove è contenuta la tanica. Inserire il tubicino all'interno della tanica, chiudere il tappo ed inserire la tanica all'interno dell'apposito scomparto. Bisogna verificare che la tanica sia nella corretta posizione in modo che il sensore di liquido possa sentire la presenza del serbatoio. Chiudere lo sportello e l'allarme sarà rientrato. È però necessario ripristinare il livello del serbatoio, quindi inserire il nome del prodotto, il lotto, la quantità di liquido inserito e quindi premere il tasto ripristina. In questo caso il livello del liquido è stato ripristinato ed è possibile riattivare il processo di sanitizzazione. L'allarme è sparito. All'interno dello scomparto del serbatoio è presente la porta USB per scaricare i report della macchina. È posta nella parete sulla destra dietro il touchscreen. Aprire lo sportellino in gomma dove è possibile inserire la chiavetta USB. Una volta inserita la chiavetta, procedere al download del report.